Questa rosa che è partita 2 mesi fa in un modo e in 2 mesi è diventata 8 cose diverse, ma nel mentre siamo arrivati al 27 di agosto e salutiamo Alfredo Pedullà. Ciao Alfredo. Ciao, grazie, piacere mio, buon pomeriggio. Ciao. Ciao. Per appunto fare un po' il punto della situazione, abbiamo iniziato con le uscite, ci sono le ultimissime sulle uscite perché il mercato del Milan si è concentrato soprattutto su questo, poi Alfredo come sempre ti chiederò anche delle entrate, ma prima di tutto se Io c'è mi fai fare altro. una premessa, Certo. di 30 secondi, perché io apprezzo molto il vostro lavoro libero. Grazie. Per me libero vale più di lavoro, perché poi il lavoro lo puoi fare bene, male, la gente che giudica. Siccome sono stato equivocato in un video che ho pubblicato su YouTube, parlavo di radio, poi ho detto rossonera e sembrava quasi un riferimento a voi, io mi riferivo in generale a chi mette la polvere sotto il tappeto e non giudica come dovrebbe giudicare secondo me il mercato liberamente, senza con la schiena dritta, quindi assolutamente da chiarire questo concetto perché vi stimo, so come lavorate, so il vostro spirito critico e la libertà nell'esprimere giudizi, tutto qui. Grazie Alfredo, Grazie. grazie mille. No, sulle uscite, tu giustamente parli delle uscite e noi abbiamo dato questa bomba a orologeria, l'ha data Michele Cicitello poco fa ed è una cosa poi che è stata confermata su Harder ed è chiaro che ci sia un collegamento tra entrate e uscite perché secondo me il Milan non avrebbe dovuto farsi portare in giro per la vigna al 27 di agosto, cioè io sono il Milan, tu sei lo Sporting, con tutto il rispetto per lo Sporting, ma io sono il Milan, tu mi puoi dire che sei lo Sporting, ma io ti ripeto che sono il Milan, io Harder non è Van Basten. Se me lo dai bene, se non me lo dai ciao, lo hanno capito forse 48 ore dopo, vediamo come si evolverà la vicenda, io credo che non aspetteranno più, però sai, io non so, nella loro testa non ci sto e non so come possano ragionare se Busardò sarà il nuovo attaccante del Milan oppure se Tare deciderà da direttore sportivo, perché può succedere davvero di tutto, è normale che tu debba andare su una situazione alternativa nel bel mezzo di altra cassa che puoi fare, perché Chukwueze e Musa sono due cose concrete. L'Atalanta ha deciso nel primo pomeriggio, dopo pranzo, di andare su Musa a prescindere da Brescianini, perché il Napoli non ha mai affondato su Brescianini, noi abbiamo dato sempre Elmas e Højlund come priorità del Napoli, il Napoli sta chiudendo Elmas e spera di chiudere tra stasera e domani anche Højlund e quindi l'Atalanta si è trovata a un bivio, cioè quello di fare un centrocampista che piace molto a Juric, piace molto al club, ma a questo punto scollegato da una cessione, poi non so quale sarà il futuro di Brescianini perché abbiamo ancora 5 giorni di mercato abbondanti e offrono 25 milioni bonus compresi. Quindi io credo che adesso la palla passi al Milan perché 25 e poi cassa che puoi fare con Chukwueze sono altri 50 milioni. Allora io mi chiedo, ma è un mio limite? Non capisco per quale motivo tu hai un pallone sul dischetto legato a Vlahovic e non soltanto tu decidi di non calciarlo fuori, ma non calci. E io invece penso che questa storia andrà seguita negli ultimi giorni perché se un allenatore chiede secondo me va accontentato, altrimenti ripeto facciamo fare a Busardò il centravanti, magari fa gol e quindi il Milan risolve i problemi, l'intermediario deve fare l'intermediario, non il direttore sportivo e questo è un concetto che secondo me con la stima che ho nei riguardi di Furlani imprenditori io credo che Furlani non abbia memorizzato queste cose, che c'è una scaletta gerarchica che va sempre seguita, il presidente, la proprietà, l'allenatore, il direttore sportivo e poi gli intermediari. Se l'allenatore chiede non lo puoi accontentare sempre, ci sto, ma che tu non lo possa accontentare quasi mai, non ci sto. Quindi mi aspetto che nella valutazione di un'operazione difficile, perché quella di Vlahovic sappiamo quanto sia difficile, ma il Milan ha i mezzi economici per poter fare questa operazione, come minimo per provarci. Quindi mi aspetto che questa finestra resti aperta, perché poi se l'intermediario mi propone a Rocodare, ditemi voi quale tipo di commento debba fare a questo tipo di situazione, perché è una cosa praticamente incommentabile. Ma infatti io Alfredo volevo chiederti se il Milan sta facendo ad oggi dei passi concreti per Vlahovic e quali sono gli ostacoli per questo giocatore. Io ti posso garantire una cosa, che il Milan i passi li ha già fatti. Poi il Milan si è fermato, perché all'interno di una società, ripeto, poi deve esserci un discorso univoco. Tutti gli affluenti portano al fiume, ma se poi gli affluenti vanno per altre strade, il fiume non lo facciamo mai. E quindi il ragionamento è stato già fatto da Allegri con Vlahovic. Ti posso garantire due cose, che Vlahovic al Milan è stato l'unico club che Vlahovic ha dato disponibilità e mi prendo la responsabilità di quello che dico al netto di interpretazioni contrarie, che la Juve, malgrado le interpretazioni contrarie, non vede l'ora
di trovare una soluzione, perché ha anche bloccato Colomboani, che vorrebbe prendere a prescindere da Vlahovic, ma poi se ti resta Vlahovic dal 1 settembre alle 20.01, tenendo conto che c'è un mercato aperto in Arabia, in Turchia, ma lui lì fin qui ha detto sempre di no. Se tu affondi e decidi di sforare il budget, perché devi dargli 6 milioni e mezzo, lui secondo me può trovare un accordo con la Juventus, vivrebbe alla Juve da separati in casa, c'è un allenatore che lo sta corteggiando da 3 mesi, noi alla gente dobbiamo vendere le notizie in tempo reale, non dei sogni, non abbiamo la palla di vetro. Io credo che il Milan un tentativo di sicuro lo farà, poi se questo tentativo andrà in porto lo vedremo e la racconteremo ora per ora, ma che ci siano stati già dei contatti te lo do al 100%, perché comunque Allegri sta spingendo per quella che tecnicamente dal suo punto di vista, e condivido perché io sono dalla sua parte, per quello che possa contare sarebbe la soluzione tecnica più importante, perché Giménez è un separato in casa, fosse arrivato o arrivasse, utilizzate voi il tempo giusto, un 2005, per me corri un rischio clamoroso, perché poi mi dovete spiegare per quale motivo lo Sporting Lisbona abbia messo sul mercato il vice di Gyökeres e non lo valorizza nel momento in cui è ceduto Gyökeres, perché sta cercando un sostituto. Già secondo me è strana questa cosa per come la stiamo raccontando così, no? Se uno è bravo e hai fatto cassa con Gyökeres, punti sull'attaccante che ha aspettato alle spalle di Gyökeres, invece non lo vogliono vendere perché evidentemente non sono convinti loro. Spiegatemi per quale motivo debba essere il Milan a prendersi questo Cirino. Molte cose non hanno spiegazione nel paradossalmente questa frenata che abbiamo raccontato dopo le 14 può essere una liberazione, a patto che però tu possa sfruttare gli assist che hai secondo me sul pallone, sul dischetto, come dico, ma devi calciare e fare gol. Alfredo, a proposito di giocatori della Juventus o passati dalla Juventus già allenati da Allegri, in caso di uscita di Musa ti aspetti qualche movimento anche in orbita Rabiot? Io so già dove vuoi arrivare. Da Rabiot. Andiamo, se mi fai questo giro del palazzo, entriamo dentro il palazzo e facciamo prima. Sì, vuole Rabiot ma a costi alti. Io non posso risponderti perché non sarebbe carino da parte mia a una domanda con un'altra domanda, ma una volta lasciami sforare. Ma quanti discorsi dovrebbe sforare il Milan sia per l'attaccante che per il centrocampista? Perché parliamoci chiaro, Rabiot lo prendi per 15 milioni, ammesso e non concesso che lui abbia interrotto il rapporto definitivamente con l'Olympique Marsiglia, perché questi sono anche rapporti di spogliatoio, ho grande stima e un rapporto anche con De Zerbi e non ci voglio entrare. Bene, io ti do 12 milioni più 3 di bonus, del resto offrivi 15 milioni per altri centrocampisti, puoi offrirli per Rabiot, giusto? Soltanto che lui chiede un ingaggio da 5,5-6 a salire e ci sono le commissioni. Io mi chiedo, per questo non dovrei rispondere a una domanda con un'altra domanda, se è nelle condizioni di poter sforare su entrambi i fronti, mezzale ed attaccante, è giusto fare una scelta? È giusto non arrivare al 30 di agosto con questo dubbio amletico? Non è giusto intanto prendere una direzione e assicurare per esempio l'attaccante ad Allegri cercando di capire come finirà poi negli ultimi 2 giorni? Io penso che sarebbe la strada migliore. Intanto, e poi non capisco per quale motivo tu vada a Lecce, il mercato ti uccide, cioè avevi Okafor e l'hai ceduto, Leao si è infortunato, Giménez non ci punti anche se dici di puntarci, ma non è una cosa da Milan, è una cosa da vivere alla giornata che secondo me un club straordinario come il Milan non dovrebbe vivere. Sì. Alfredo, io invece volevo farti una domanda extra mercato, diciamo così. Non so se ho paura. non so se ci capiamo definitivamente, del tipo, ma per quanto tu ne possa sapere, come sta a notare Allegri? Tu però non mi vuoi tanto bene, cioè, è quello che si chiedono in tanti. Ma scusami, ma se non fossi in diretta forse potresti strapparmi qualcosa. Allora ti faccio questo tipo di riflessione rapidissima. Dare Allegri hanno un grande rapporto. La mia osservazione è questa: quanto decidono Dario Allegri? Che è ancora diverso, è ancora più importante, è ancora peggio se vuoi, perché tra i due c'è un grande rapporto, cioè, io sono il direttore sportivo, tu sei l'allenatore, tu mi chiedi un centravanti, l'intermediario mi dice che Harper è fortissimo, poi arriva Archie Brown e sembrava Roberto Carlos della faccia destra e se ne va, poi arriva quell'altro che non te l'ho chiesto, poi il difensore sì, il difensore no. Se tu mi fai questa domanda alla luce del difensore hai ragione, perché anche a me risulta che ci sia un po' non un'unità di intenti sul fatto di prendere adesso il difensore come priorità. Forse lo vorrebbe Tare e non lo vuole Allegri, ma sono dalla parte di Allegri. Cioè, oggi il difensore non è una cosa straordinaria da fare,
Per me il difensore lo puoi anche fare se ti capita un'opportunità al 31 di agosto o al 1 di settembre, ma io penso che una squadra faccia strada se ha l'attaccante forte, se ha la mezzala forte, se ha il centrocampo forte, se è forte sulle fasce. Rimpiangeremo De Hernandez, che sembrava quasi l'appestato di casa, ma ci vogliono secondo me 15 a Rocodare, intendo dire Estupiñán o a Rocodare per fare un attaccante, cambia poco, per fare De Hernandez, quindi almeno dagli l'attaccante. Il rapporto è molto buono, ma un direttore sportivo e un allenatore si possono anche confrontare e non essere in linea su determinate cose, ma sono in linea sulle cose più importanti. Il problema è che poi vai a sbattere contro un muro per le problematiche che abbiamo appena evidenziato. L'ultimissima cosa che ti chiedo, Alfredo, invece, per questi ultimi giorni di mercato, pensi che saremo, noi, perché siamo arrivati molto lunghi, i protagonisti? Sì, io seguo solo voi adesso, perché no, è la verità, è perché è un manicomio, qui ci vogliono 50 corse di Novalgina al minuto, cioè, io penso che il Milan vada seguito delle altre, chiaramente va seguita la Juve che è collegata al Milan in qualche modo, va seguito il Napoli, andrà seguita la Roma che è colpevole in ritardo, perché la Roma sta bucando obiettivi e sta perdendo tempo, ma il Milan sarà il campo principale da qui a lunedì alle 19:59, anzi alle 20. Io mi auguro che però, se tu hai 2 o 3 cose da risolvere, ripeto, la cosa più importante io credo che tu debba risolverla non perdendo altro tempo, anche perché, e concludo, se tu avessi un problema di cassa io potrei capire, ma voi sapete meglio di me, perché seguite il Milan H24 minuto per minuto, che hai ceduto Reinders, hai ceduto Hernandez, hai ceduto Ciao, stai cedendo Musa e puoi cedere Ciucuette, fatti i calcoli voi. Qual è il problema nell'andare a sforare, ma dice un discorso superficiale di chi si occupa di mercato? No, dovrebbe essere un discorso come linea guida di un atteggiamento di un grande club come il Milan, quindi io mi auguro che loro sotto questo punto di vista capiscano di non arrivare alle ultime battute sui 2 o 3 ruoli che devono coprire, rispettando la priorità che secondo me resta sempre l'attaccante. E allora Alfredo, seguici e buon lavoro nei prossimi giorni. Grazie mille. Grazie Alfredo. Grazie a voi, un saluto a tutti. Buon Ciao, proseguimento. ciao Alfredo, Buona grazie mille giornata. per essere stato qui con noi. Noi invece